Active Pedal Pro, nuovo gioiello uscito da Syncube. In questo caso il bundle che mi è stato inviato è stato insieme al pedale dell'acceleratore passivo e anche il base plate. Naturalmente, nel caso non l'abbiate fatto, vi invito ad andarvi a vedere la recensione della pedaliera attiva, che da qualche giorno si chiamerà Active Pedal Ultimate. Ma visto che c'è tanto da parlare, entrerei nel vivo della recensione. Sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare dell'Active Pedal Pro, ma visto che mi è stata mandata in bundle anche con l'acceleratore, io inizierei proprio da lui. Parliamo di un pedale totalmente in alluminio anodizzato nero, una struttura davvero granitica. In realtà a livello di funzionamento è tra i più semplici, molto simile a quelli che sono i progetti di Eusyncbuild, ma inizio a darvi qualche dettaglio in più. La parte della pedana è lunga 17 cm e larga 6 cm. È possibile tramite questa asola andare a variare l'inclinazione della pedana, questo per iniziare a posizionarvi nel modo più corretto possibile. È possibile anche variare l'altezza della pedana stessa, in questo caso è la regolazione più alta e arriva fino a 25 cm. In realtà tramite queste due asole poste ai lati del pedale è possibile poterla spostare in 3 posizioni diverse. Ogni step la abbassa di 1 centimetro. Sulla parte di rotazione ci sono all'interno dei cuscinetti a sfera e questo rendono il movimento totalmente fluido. Personalmente tra i migliori acceleratori che ho mai provato, e tutto questo totalmente esente da giochi laterali. A livello di feeling funziona con una molla. Nella confezione ve ne vengono fornite altre due, una un pochino più dura e una un pochino più morbida. In realtà la possibilità di andare a cambiare la molla, la regolazione su quest'asola che va a variare in maniera consistente quella che è la forza necessaria per andarla a premere, fa arrivare con la regolazione massima e con la molla più dura ad una forza di pressione nel punto massimo di 10 kg. Quindi penso ben oltre quelle che possono essere le normali regolazioni per quanto riguarda un acceleratore. Quindi per andare a regolare quella che è la corsa del pedale si agisce prima su quest'asola e poi volendo si può andare anche ad aggiustare andando a dare un po' di precarico. Molto interessante, e non avevo mai visto il sistema per andare a variare la corsa del pedale. C'è questa ghiera arancione che sposta un perno all'interno che si fa più avanti o più indietro e potrete quindi variare in maniera molto millimetrica e accurata quello che è il fine corsa del pedale. Faccio anche sentire i fine corsa, devo dire che è anche molto insonorizzata. Naturalmente poi tramite questa ulteriore asola è possibile andare a variare l'inclinazione di tutto il pedale, in modo che durante le fasi di montaggio andate a configurare la vostra posizione nel miglior modo possibile. Come ho detto, è un progetto simile a progetti Eusyncbuild che avevo già visto. A livello elettronico funziona con una cella di carico posta alla base del pedale, c'è una piccola molla che è poggiata praticamente sulla parte del fulcro e si va a comprimere sulla cella di carico, andando a aumentare e diminuire il segnale che verrà gestito poi dal software. C'è poi nella parte sotto una piccola schedina elettronica con connettore RJ che vi consentirà poi di andarla a connettere al pedale principale. A livello di montaggio abbiamo questa piastra con queste asole da 3 cm che consentono anche di spostare il pedale più avanti e più indietro per un corretto montaggio. Faccio notare poi qui di lato questi due fori che servono per il montaggio di un add-ons disponibile sul sito Syncube. È un pistone idraulico che va ad aggiungere un tipo di feeling diverso a questo pedale. Il suo costo è di 342 euro.
ma personalmente per un prodotto di questa qualità in abbinata al pedale attivo straconsiglio la scelta di comprare questo pedale, anche perché non vi conviene secondo me utilizzare l'acceleratore della vostra pedaliera che potete vendere e comprarvi questo che secondo me rende il progetto totalmente completo. Ma penso per quanto riguardi l'acceleratore di avervi detto tutto. Passerei quindi al protagonista, l'Active Pedal Pro, e non posso che non iniziare a parlarvi delle differenze che c'è con il pedale Active Pedal Ultimate. La prima differenza si trova qui. Sull'Ultimate c'è una regolazione che vi consente di spostare l'asse del pedale un pochino più avanti, sicuramente per agevolare un montaggio al contrario nel caso vogliate utilizzare la pedaliera invertita, perché in caso di montaggio in questa posizione, personalmente non credo che nessuno abbia mai utilizzato quel genere di regolazione lì. Altra cosa che si va a perdere era la regolazione sulla congiunzione sul pedale. C'era una parte che si poteva montare o verso l'alto o verso il basso e questa regolazione andava a modificare la corsa del pedale, ma che aumentava di un po', ma soprattutto aumentando la corsa andava però a diminuire quella che era la forza massima sopportabile dal motore. Anche lì personalmente non conosco nessuno che abbia mai solo neanche provato a montare quel pezzo al contrario. Quindi in questo momento devo dire che i due aspetti che sono stati tolti non influiscono totalmente su quella che è l'esperienza di questo pedale. Cosa che invece varia è la forza massima gestibile dal pedale. In questo caso parliamo di 110 kg. Per quanto riguarda l'Ultimate, adesso siamo arrivati a 170 kg. In questo caso voglio aggiungervi però un ulteriore dato, perché a prescindere dalla forza massima sopportabile e misurabile dal pedale, essendo una pedaliera attiva, deve esserci anche una forza contraria di una certa entità. E in questo caso tra i due prodotti varia anche quella. L'Ultimate ha una forza di spinta superiore di varie decine di chili in più rispetto alla Pro. Personalmente durante l'esperienza, ma ho visto anche altri video al riguardo, credo che sia impercettibile questa differenza, anche se in realtà c'è. E essendo queste poi le effettive differenze tra i due prodotti e una differenza di prezzo di più di 600 euro, ecco perché è stata anche, e ve lo svelo da subito, anche la mia scelta personale, visto che fondamentalmente anche la Ultimate la utilizzavo intorno agli 80-90 kg e quindi sono totalmente sufficienti 110 kg? Non vi do un sì netto. Questo perché se per l'utilizzo normale per me sono perfetti, in realtà l'aggio che ha in più l'Ultimate, per quanto mi riguarda, visto che sono uno che preme abbastanza forte sul freno, vi danno la possibilità di avere più agio non nel feeling durante la frenata, ma per quanto riguarda il settaggio del fine corsa, che per molti può essere banale. Nel mio caso ho dovuto fare vari aggiustamenti. Questo perché personalmente non amo un fine corsa netto, mi piace sempre che ci sia una piccolissima rampa, cioè voglio avere sempre la sensazione di poter spingere un pochino di più, e in quel caso serve un bel po' di forza in più da poter aggiungere. Ritornando un attimino a quelli che sono invece poi gli aspetti meccanici, anche questo pedale ha 3 diverse regolazioni come l'acceleratore, anche in questo caso l'ho messa alla massima altezza, parliamo di 25 cm da terra, e ha sempre tramite questa regolazione qua di spostarsi di altri 2 step verso il basso per potersi abbassare, e naturalmente sempre quest'asola posta da questa parte andare a modificare quello che è l'inclinazione della pedana. In questo caso ragazzi parliamo di una pedana molto bella in alluminio ricavata dal pieno con la serigrafia Syncube. La pedana ha un'altezza di poco più di 10 cm per 8, l'ho apprezzata tantissimo avendo io un piede 45. Devo dire molto comoda anche senza le scarpe. Anche in questo caso il movimento nel fulcro è gestito da dei cuscinetti a sfera. Per quanto riguarda poi la rilevazione con la cella di carico, in questo caso è direttamente integrata nella parte dietro, e anche il filo personalmente l'ho trovato più ordinato rispetto alla sorella maggiore. Per quanto riguarda poi il feeling, c'è una vite senza fine posta qui all'interno, si perde la trasparenza per intravedere la vite senza fine, ma il sistema è sempre lo stesso. Trovo anche in questo caso sempre percettibile quello che è il feeling della vite senza fine, nello stesso identico modo in cui lo trovavo sull'Ultimate. Personalmente sul freno dopo pochissimo ve lo andate a scordare. Come acceleratore, avendo adesso la possibilità di provare l'acceleratore passivo,
come feeling è nettamente, dal mio punto di vista, più fluido. Naturalmente si vanno a perdere quelli che sono gli effetti, ma come acceleratore lo preferisco. Naturalmente con il freno, facendo molta meno corsa ed essendo molto più attivo nella risposta, personalmente dopo un po' non ve ne accorgete veramente più. A livello di montaggio ci sono 3 serie di asole da 3 cm, naturalmente sono predisposte per essere montate sul suo base plate, ma proprio per l'ampiezza delle asole e essendocene 3 trovo impossibile non riuscire a montarla sulla vostra postazione. Naturalmente vi ricordo che è un pedale abbastanza ingombrante, perché dal punto in cui andrete a appoggiare il piede alla parte dietro, in questo caso siamo sui 43 cm, un centimetro e qualcosa in più rispetto all'altro modello, e in questo caso andatevi a ricordare sempre che ci saranno dei cavi che sicuramente occuperanno altri 2 cm abbondanti. E adesso andiamo a vedere come si connette. Ci sono delle differenze anche in questo caso con la sua sorella maggiore. Per quanto riguarda l'alimentazione, ogni pedale necessita obbligatoriamente di un suo alimentatore, quindi se ne utilizzate due alimentatori, se ne utilizzate tre alimentatori. Nel caso invece decidiate di comprarlo in aggiunta ad un pedale Ultimate, in realtà si potrà montare a cascata e si potrà utilizzare direttamente l'alimentatore dell'Ultimate. Le connessioni poi che troviamo subito dietro, ci sono 2 connettori RJ in cui è possibile connettere 2 pedali passivi, uno per l'acceleratore e uno per la frizione. Naturalmente con i pedali passivi SyncCube o anche con gli Syncwild, che sono nativamente compatibili, andrete a gestire dal software di SyncCube, altrimenti montate il pedale che più preferite. Troviamo poi subito qui di lato il connettore Molex 6 poli per l'alimentazione, nella parte qui in alto il pulsante di accensione. Finalmente devo dire è possibile anche lasciare totalmente acceso il pedale, perché si autodisattiverà dopo un po' e si potrà riattivare tramite il loro software. Altra piccola nota è che se decidete di acquistare questo pedale come freno principale, dovrete acquistare anche l'hub, che costa intorno ai 99 euro. Questo perché sarà sempre l'hub che si connetterà direttamente al PC. Nel caso vorrete acquistare 2 pedali attivi, dovrete acquistare anche un hub di rete. Questo perché i 2 pedali si andranno a connettere all'hub di rete, l'hub di rete si andrà a connettere all'hub SyncCube e l'hub SyncCube al PC. Piccola nota su quello che è il loro hub: questo gioiellino, ragazzi, diventerà il centro nevralgico di tutto l'ecosistema SyncCube. Questo per andare anche un po' a smaltire tutti i cavi che altrimenti dovreste collegare al PC. Nel futuro totale ecosistema SyncCube tutto si connetterà tramite quest'hub, che tra l'altro è anche Wi-Fi e può essere utilizzato anche per la connessione diretta dei volanti che utilizzano il sistema wireless SyncCube direttamente tramite lui. Ma l'aspetto più importante di questo prodotto è il software, e ho fatto un video specifico per voi. Eccoci adesso al SyncCube Tuner 2.4.2. Una volta acceso anche il pedale, clicchiamo su Start Device e come vedete fa una prima calibrazione. A questo punto potremo accedere a tutto il pannello controllo di entrambi i pedali. Come vedete io ho già configurato l'acceleratore, ve lo faccio vedere. Molto semplice, andate su configure, ma ve lo darà all'inizio, e in questa fase andrete a scegliere quello che è il tipo di pedali. In questo caso, come vedete, io ho scelto acceleratore. Potete invertire l'asse e qui c'è la possibilità di andare a fare un primo settaggio di quello che è il segnale. Nella parte sotto potrete andare a dare una zona morta, vedete come si muove quella righettina nella parte centrale. Ho dato una piccola zona morta all'inizio, come sempre anche una piccola zona morta, vedete che supera il punto in cui io posso comunque continuare a premere per essere sicuro sempre di poter arrivare al 100% del gas. Vedete? Con tutto che ha un segnale a 16 bit, guardate che tipologia di segnale ha, quanto è pulito. Anche la virgola è quasi totalmente immobile. Una volta comunque configurato, cliccate Save. Ok. A questo punto, in questa sezione, andrete a decidere come dovrà lavorare il segnale. Personalmente sull'acceleratore scelgo sempre un segnale totalmente lineare. Ci sono già dei preset, oppure potrete andare a lavorare con il preset. Come vedete, vi mostra già come, a secondo della vostra pressione, il segnale andrà a lavorare. Scegliete voi il profilo che più vi piace. Arriviamo alla parte più interessante, quella del freno. Questo naturalmente
è un mio settaggio, anche se è ancora in continua evoluzione. Si fosse perso anche la recensione del pedale oggi chiamato Ultimate, se la vado a rivedere, ma fondamentalmente ritroviamo anche nel pedale Pro tutte le regolazioni che avevamo anche sull'altro pedale. In questa prima parte andremo a decidere come meccanicamente il pedale si dovrà comportare. Molto interessante, nella parte sinistra il preload, cioè quanto, vedete io appoggio già il piede e il segnale non parte, ancora si trova allo 0. Io ho scelto un precarico di 3,47 kg e quindi cosa accade? Quando ci appoggio il piede sopra, finché non arrivo a 3,47 kg, in realtà il segnale non partirà. Una volta superata quella soglia, come vedete, comincia a partire e questo è il tipo di feeling che io ho scelto. Come forza massima, in questo caso ho impostato 110 kg, il massimo che può restituire questo pedale, ma l'ho cappato, come vedete, a 79,7-80 kg. Cosa significa? Che io, arrivato ad 80 kg, non avrò un muro, ma volendo potrei anche superarlo, perché il segnale al 100% si fermerà alla soglia di 79,7 kg. Però non mi piace avere un blocco totale alla fine della frenata, preferisco sempre sentire il pedale che volendo potrei premere di più. Anche questa parte per me, per quanto mi riguarda, è in continua evoluzione, perché sto pensando di crearlo in modo che salga un pochino più repentinamente, ma scegliete voi la vostra regolazione. Molto interessante che, a prescindere il genere di curva che avete dato, potrete scegliere su quale range di corsa questo debba essere sfruttato. In questo caso tutta questa curva meccanica viene fornita in 40 mm, quindi 4 cm. Molto probabilmente io qui ne farò 3, perché quest'altro centimetro è appannaggio di un segnale che non c'è, ma con una forza che io probabilmente non applicherò mai. Vi faccio vedere come si comporterebbe il pedale se io abbasso mantenendo questa curva qui. Vedete? Soltanto con questa corsa raggiungerò il mio 100% e lo sforzo che dovrò fare per raggiungere questo 100% è sempre di 80 kg. Questo è un aspetto che spiego molto spesso, che la corsa è indipendente dai chili. Guardate, la diminuisco ancora, vi faccio vedere, praticamente il pedale neanche si muove, ma io per arrivare al 100% devo comunque applicare 80 kg. E vi assicuro che anche a pedale totalmente fermo la sensibilità rimane la stessa, anzi, per quanto mi riguarda, potrebbe essere anche più semplice ricordarsi qual è il punto e la forza che avete applicato. Però soprattutto questo potrebbe servire nel caso vogliate simulare un'auto GT o un'autoformula. La selezione della corsa andrà a cambiare drasticamente quello che è il feeling del pedale, e secondo me questo è l'aspetto più bello di questa pedaliera. Naturalmente le regolazioni possibili sono tantissime. Una volta capito come funziona, potete replicare praticamente qualsiasi pedale. Vi faccio vedere anche velocemente su Profile, c'è la possibilità sul load di andare a scegliere dei preset già fatti da altri, e naturalmente in questo caso sono preset realizzati per la pedaliera Ultimate. Naturalmente una volta caricati, vi faccio per esempio, vediamo, prendo questo di Daniel Morrad, vi ritroverete scalato sul freno quella che è la configurazione di Daniel Morrad. Personalmente a me così non piace il freno, soprattutto perché poi al 100% sento proprio il blocco meccanico. Vi consiglio di capire come funziona e andarvela a regolare secondo vostre preferenze. Riandiamo su profili, facciamo carica e mi ricarico il mio. Ok, vediamo un po', break, eccoci qua. A me piace così. Nella parte qui sotto andremo a scegliere quello che è l'end stop, sia di quando il pedale sarà premuto totalmente e sia quando verrà rilasciato. Io scelgo la modalità soft. I bump stop mi piacciono un pochino più ammortizzati. Arriviamo nella parte sotto, molto interessante, damping e friction, e sono degli effetti che aggiungono al feeling con il damping quella sorta di sensazione damperizzata, una sensazione che io chiamo idraulica, anche se non è corretto come termine perché non stiamo parlando di un'effettiva idraulica, ma il damping è proprio quell'effetto che viene dato tramite un'idraulica. Scegliete voi in questo caso sia l'intensità della damperizzazione
In questo caso potrete scegliere la quantità di damperizzazione sia per la pressione, vi faccio vedere se io l'aumento di più, sentite come se ci fosse una sorta di freno nel momento in cui andate a premere sul pedale. E stessa cosa, molto più visibile, molto probabilmente, sul ritorno. Ve lo metto al 100%, guardate, vedete? Adesso la tolgo. Il pedale ritorna super reattivo. Ci sono persone che lo amano super reattivo, io un pochino di damperizzazione la do anche al ritorno. In più è possibile utilizzare anche l'effetto friction, in questo caso gliene do veramente poco, naturalmente è un effetto frizione, è soltanto per cambiare un po' il feeling quando andate a premere, dipende veramente dal vostro gusto, percentuali così basse inficiano pochissimo su quello che è il feeling. Scendiamo un altro po', in questa parte andremo a decidere come lavorerà il segnale, che è indipendente da quello che è il feeling che avrete scelto. Anche in questo caso personalmente preferisco che il segnale lavori in accoppiata con quello che è il feeling meccanico, io lo lascio sempre in maniera lineare. Potrete scegliere curve diverse oppure andarle a modificare, vedete? Ma ritengo sempre linear il settaggio migliore. Arriviamo adesso al secondo aspetto fondamentale quando decidete di scegliere un pedale attivo, e sono gli effetti. Anche nella pedaliera Pro sono disponibili tutti gli effetti. Vi spiego Motor Vibration, vi va e clicchiamo test. Vediamo se si sente anche dal microfono, forse sì. Vi fa sentire le vibrazioni che sarebbero provocate dal motore all'interno dell'abitacolo, e in questo caso potete scegliere sia il moltiplicatore di frequenza, potete scegliere l'intensità, ma soprattutto anche la differenza che vorrete avere tra le vibrazioni basse di quando siete a bassi giri e le vibrazioni di quando siete ad alti giri. Stoppiamo. Effetto ABS. Anche qui possiamo scegliere la frequenza, che dal mio punto di vista è l'aspetto fondamentale per quanto riguarda l'effetto ABS. Anche qui ognuno ha le proprie preferenze e le proprie abitudini, perché non tutti gli ABS lavorano alle stesse frequenze, perché in realtà sarebbe molto bello avere la frequenza dell'ABS legata alla telemetria, perché ogni auto ce l'ha e lo esprime in maniera diversa. In questo caso, come mio gusto personale, ho scelto 14.4 Hz. Nella parte sotto sceglierete l'intensità e nella parte sotto quanto questo movimento dovrà essere, diciamo, in un certo senso smorzato. Cosa molto interessante è stato aggiunto, adesso ci sono due profili che danno questa stessa frequenza e intensità in due modi leggermente diversi. Personalmente sto preferendo Consistent V2. Naturalmente, ragazzi, entriamo veramente in dei cavilli molto personali. Vi faccio vedere adesso l'effetto che dà, probabilmente così non è neanche troppo visibile. Io aumento l'intensità per farvelo vedere, vedete? Sentite anche, probabilmente anche il rumore. Più lo mettete a frequenze basse, vedete? Oppure a frequenze più alte, secondo me il giusto range è una via di mezzo. La parte di smoothness, come dicevo, va a arrotondare quello che è l'effetto. Vi faccio vedere così, vedete? Se io aumento lo smoothness avrò sempre quella frequenza, ma sarà un pochino più arrotondata. Voglio farvi vedere una cosa a cui tengo moltissimo. Ecco, questo è, diciamo, l'effetto che, forse anche un pochino di più, l'effetto come piace a me, togliamo un po', ecco, così è come piacerebbe a me. E vi voglio far vedere una cosa, qua forse si vede meglio, perché c'è molta controversia sull'aspetto che questa vibrazione possa in alcuni casi dare fastidio a quello che è il segnale, ma vi faccio vedere. Io sono a 41 kg, 44, guardate quanto inficia questa vibrazione, a parte visivamente che sembra che si muova di più, ma guardate i chili. Ragazzi, parliamo di una variazione in 0,
praticamente impercettibile in realtà durante la frenata, ma sarà molto percettibile sotto il vostro piede quello che è questo effetto, aiutandovi dal mio punto di vista a modulare la frenata, cercando su alcune tipologie di veicoli rendere meno invasivo l'intervento dell'ABS, aiutandovi quindi molto nel farvi avere la miglior frenata possibile. Riscendiamo giù. Abbiamo anche la possibilità, se lo utilizzassimo come acceleratore, di attivare il traction control. Anche in questo caso potete scegliere l'intensità e la frequenza. Vediamo, ve lo faccio vedere anche questo. Naturalmente è molto meno percettibile perché in questo caso abbiamo una frequenza di 40 Hz. Altro effetto molto interessante è il G-Force, che praticamente attiva una forza contraria alla nostra frenata, che simula la forza G del nostro corpo che andrebbe in avanti durante una frenata molto forte, e naturalmente aumenta questa sorta di spinta contraria quanto più stiamo frenando in maniera forte. È un tipo di effetto molto particolare. Io non l'ho utilizzato tantissimo perché sentirmi questa forza contraria con alcune tipologie di auto mi dà un po' fastidio, ma scegliete voi se utilizzarlo o meno. Altro effetto, in realtà, che per me è quasi un cheat, è il Brake Threshold Vibration, cioè voi potrete scegliere a che punto del segnale che state inviando al gioco di frenata avere un segnale meccanico dalla vostra pedaliera. In questo caso, per esempio, vediamo, lo setto a 66%, vi faccio vedere cosa succede qui. Quando arriverete al 66% inizierà questa vibrazione e quindi saprete sempre il momento in cui avrete superato la percentuale che avete stabilito qui sotto. Sicuramente aiuterà molti, ma io lo considero veramente un cheat, un qualcosa che non esiste nel mondo reale, preferisco tenerlo sempre disabilitato. Invece, altro effetto, secondo me fondamentale, il brake lock-up, il bloccaggio delle gomme. Quando utilizzate un'auto che non ha l'ABS, tramite la telemetria riceverete un segnale della frequenza che avrete scelto. Personalmente in questo caso vi consiglio di stare abbastanza alti, perché dal mio punto di vista l'effetto delle gomme che si bloccano e l'auto che scivola ha una frequenza abbastanza alta se la vogliamo simulare, diciamo, in maniera reale. Sceglietene poi l'intensità di quanto sentirla e soprattutto in questo caso la tipologia di attivazione. Vi faccio vedere solo qui sotto perché in realtà in fase iniziale dovrete aggiungere quelli che sono i pedali che state utilizzando o anche un volante wireless. Questo perché l'hub che vi viene fornito consentirà standard alone di poter collegare qualsiasi volante che utilizza tecnologia SYNCUBE 2. Qui sotto abbiamo firmware update, naturalmente vi dirà se ci sono degli aggiornamenti da fare. In questo caso ho tutto aggiornato e in quest'ultimo riquadro qui sotto vi dirà se è attivo o meno un gioco, e il riquadro qui sotto invece vi indicherà solo quando ci sarà qualche gioco attivo che sta ricevendo la giusta telemetria. Penso quindi, per quanto riguarda il software, di avervi detto veramente tutto. Ragazzi, bentornati, arriviamo alle conclusioni finali. Naturalmente l'Active Pedal credo già dall'anno scorso sia il prodotto più innovativo che è stato presentato nel nostro settore. Lo sforzo che è stato fatto dagli ingegneri SYNCUBE per andare a togliere fondamentalmente degli aspetti meccanici per esigenze più particolari sono riusciti a scendere di tanto su quello che è il prezzo e offrire a tutti un prodotto di estrema qualità e probabilmente comunque adatto alla maggior parte di noi. Naturalmente a chi ha indicato un prodotto del genere, a chi non vuole compromessi, naturalmente anche a chi può permettersi di spendere 1600-1700 euro per un pedale a cui poi dovete aggiungerci l'hub e dovete aggiungersi anche almeno il pedale dell'acceleratore, ma comunque vuole il massimo. La personalizzazione che si può avere con questo pedale è totale, si può replicare qualsiasi pedaliera. In più l'aspetto del feeling è l'aspetto che personalmente a me più convince nel volerla utilizzare. Questo perché, per quanto riguarda ABS e bloccaggio, non sono semplici vibrazioni come possiamo avere da kit aptici e di vibrazione a cui normalmente siamo abituati, ma in questo caso l'effetto agisce
con micro movimenti proprio sul pedale e aiuta di tantissimo ad avere molta più sensibilità sulla frenata. A livello di feeling, come ho detto, sento sempre un pochino quell'aspetto elettronico rispetto a quello che è un feeling meccanico che avevo fino a poco tempo fa con una pedaliera idraulica, l'HPP che utilizzavo, ma personalmente tutto sparisce dopo veramente pochi metri di utilizzo. Faccio notare anche una cosa, che nel momento in cui c'è il pedale inizia a stare in sforzo, si sente sempre quel leggero rumorino che si ha anche con le basi. Questo riguarda come lavora il motore con l'encoder, ma è veramente molto lieve. Era un aspetto che avevo notato anche sul modello Ultimate. Ma veramente, una volta fatto partire il vostro simulatore preferito, tutto passa in secondo piano. Quando sentite e il pedale vi inizierà a dare tutte le informazioni che normalmente non siamo abituati a ricevere soltanto a schermo, ragazzi, il sorriso vi si stamperà in faccia. Anche solo l'effetto bloccaggio, per come viene riproposto, vi aiuterà tantissimo con le macchine che non utilizzano ABS. Naturalmente non è un prodotto per tutti per il costo che ha, questo ce lo siamo detto, ma per chi per esempio come me vuole godere al 100% di quella che è l'esperienza di un simulatore, ma anche a chi vuole massimizzare le sue prestazioni, proprio perché questo genere di feedback che da questo genere di prodotto personalmente aiuta tantissimo la guida, sia il pro sia chi si approccia alla simulazione con meno frequenza come me, perché vi fa avere un feeling maggiore da subito con qualsiasi auto voi scegliate. Questo personalmente è l'aspetto che più mi preme sottolineare. Detto questo, come sempre ringrazio Syncube per darmi la possibilità di recensire tutti i suoi prodotti. Lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Ragazzi, io ringrazio sempre voi perché tutto questo, tutta la baracca è possibile anche grazie a voi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!